Buongiorno da Emanuele e benvenuti nel quarto episodio di questa serie dedicata alla storia dei videogame. Nella scorsa puntata ci eravamo lasciati con l'ingegnere Ralph Baer alle prese con la ricerca di un partner commerciale per poter realizzare su larga scala la sua Brown Box, ovvero l'antenato di tutte le console moderne. Stiamo qui in questa puntata entrando invece negli anni 70, un periodo di ulteriori cambiamenti socio-culturali in parte già messi in atto grazie ad alcuni movimenti studenteschi nel decennio precedente. Cambiamenti che riguardavano l'ambito sociale, l'ambito creativo, artistico, lavorativo, nonostante nel mondo ci fossero ancora delle zone del nostro pianeta funestate da alcuni conflitti. Diciamo che a grandi linee c'era un po' come la sensazione che si stesse per entrare in una nuova era, in una nuova epoca, grazie all'acquisizione di nuovi diritti per tutte le razze e per tutti i ceti sociali. Diciamo che, giusto per aprire una parentesi, questo è un percorso che in parte credo che sia in atto anche nella nostra epoca più contemporanea. Molte scuole statunitensi condannano la mossa di Nixon e chiedono il ritiro degli Stati Uniti dal sud-est asiatico. All'epoca, negli anni 70, la televisione era un mezzo di comunicazione passivo, freddo, e Nixon lo sfruttava al massimo. Era come mettere un fiammifero acceso vicino a una miccia gigantesca lunga tutto il paese. La televisione era un messaggero statico di brutte notizie, ma un uomo e la sua idea avrebbero cambiato tutto. All'improvviso un videogioco la trasformò in un mezzo caldo. Si potevano controllare gli eventi in corso sullo schermo. In questo panorama il nostro Ralph Baer finalmente all'inizio degli anni 70 trovò un partner in Magnavox, un'azienda produttrice di diverse tipologie di apparecchiature per la casa, come ad esempio televisori, speaker, elettrodomestici, eccetera, fondata nel 1917 e che tra l'altro esiste ancora. A proposito, se siete curiosi, nella descrizione lascio un paio di link. Uno è quello dello store ufficiale Magnavox, in cui si possono vedere tutti i prodotti che produce ancora oggi, tra cui c'è anche un visore per la realtà virtuale, e l'altro invece è un sito creato dalla stessa Magnavox in cui fa bella mostra uno storyline delle proprie attività, in cui c'è anche l'apparecchio di cui parleremo adesso. All'inizio del maggio del 1972 Ralph Baer e la Magnavox presentano ai principali distributori di elettronica di alcune importanti città americane, come ad esempio Las Vegas e Los Angeles, presentano la Odyssey, la prima console da videogiochi. Alla fine del mese la mostrano invece al grande pubblico con un evento dedicato in un importante ristorante nel Central Park di New York, ma è soltanto a settembre di quell'anno, quindi sempre del 1972, che la Odyssey arrivò finalmente nei negozi, diventando così la prima console da videogiochi ufficialmente commercializzata. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey is tennis, roulette, football and hockey, analogic, and geography. Odyssey comes complete with 12 electronic games and educational experiences. Many more are optionally available, like a shooting gallery, a prehistoric safari. Odyssey is an electronic teacher. Odyssey is a total play and learning experience for all ages. Odyssey. It's new from Magnavox. Odyssey. Come si è visto nello spot TV, la Odyssey non aveva chissà quali grandi capacità grafiche, in sostanza era capace di generare soltanto alcuni quadratini e una linea verticale. Per cambiare il gioco, nella confezione erano presenti delle schede da inserire in un apposito slot. In questo modo, cerco di dirlo con parole mie perché non mi intendo di elettronica, in questo modo si poteva cambiare le connessioni tra alcuni componenti interni della macchina, così da modificare la posizione degli sprite a video e la risposta del sistema di controllo.
per aumentare ulteriormente la sensazione di giocare ad un gioco differente, sempre nella confezione c'erano anche delle pellicole intercambiabili da applicare sullo schermo della televisione. Ad ogni modo, nel caso si volesse ulteriormente approfondire da un punto di vista tecnico il funzionamento di questa console, Ralph Baer ha pubblicato anche un libro in cui scende molto nel dettaglio sul funzionamento della Odyssey ed inoltre, nonostante sia purtroppo scomparso già da qualche anno, il suo sito internet ufficiale è ancora raggiungibile e anche lì è possibile approfondire i progetti che ha realizzato e conoscere anche le onorificenze che ha ottenuto. Tutti i riferimenti comunque li lascio come sempre in descrizione. Nonostante l'innovazione, la Odyssey purtroppo uscì di produzione soltanto dopo 3 anni. In realtà venne distribuita anche al di fuori degli Stati Uniti, arrivando anche in Europa. E per quanto riguarda l'Italia, venne rinominata Odissea e pare che fosse distribuita attraverso la catena GBC. Tuttavia, a riguardo, ho trovato solo delle immagini promozionali, ma non ho mai conosciuto nessuno che possieda questa versione italiana. Tuttavia, alla fine, pur avendo venduto circa 350.000 unità in tutto il mondo, Odyssey non raggiunse gli obiettivi prefissati nemmeno dopo alcuni tagli di prezzo. A questo punto vi ricordo che nel primo episodio vi avevo già accennato al fatto che la storia dei videogiochi mi piace anche perché da essa talvolta si possono ricavare delle informazioni e degli insegnamenti che possono ritornarci utili anche nella vita di tutti i giorni e adesso ne vediamo un esempio un po' più concreto. Quando si introduce un qualcosa di nuovo nel mercato, in particolare se è qualcosa di molto innovativo, bisognerebbe sforzarsi anche di capire quali potrebbero essere i dubbi che potrebbero venire in mente ai futuri acquirenti. E sembrerebbe che in casa Magnavox le persone che all'epoca avevano ricevuto l'incarico di occuparsi della promozione, della comunicazione della Odyssey, pare che a loro sfuggì un dettaglio molto importante. La Odyssey era prodotta dalla Magnavox, una compagnia che, come già detto, produceva tante cose, tra cui anche i televisori, e a detta di tante fonti che ho consultato, all'epoca molte persone pensarono che per poterla utilizzare bisognava per forza collegarla ad un televisore della stessa marca. Ovviamente non era così, la Odyssey si poteva, al pari delle console moderne, poteva essere collegata ad un qualunque televisore, indipendentemente da chi fosse la casa produttrice, però ovviamente per l'epoca questa cosa non era così tanto immediata. E così l'illusione di dover quindi per forza acquistare anche un nuovo televisore per poter utilizzare questa console impedì alla Odyssey di imporsi con forza nel mercato. Negli anni a seguire Ralph Baer contribuì a creare alcune componenti interne di altre apparecchiature per videogiochi, ma pian piano si staccò completamente da questo mercato che evidentemente non lo aveva soddisfatto. Ralph Baer oggi viene comunque ricordato anche per altre invenzioni, tra cui dei giocattoli per bambini di grande successo. I primi anni 70 sono stati un vero fermento per la storia dei videogame e più o meno nello stesso periodo in cui Baer e la Magnavox si stavano accordando per produrre la Odyssey, un altro ingegnere stava per così dire tramando nell'ombra per creare un vero e proprio impero economico. Nolan Bushnell all'epoca era un giovane inventore e neo-ingegnere elettronico appassionato di computer. Si dice che negli anni 60, durante il periodo dell'università trascorso a Salt Lake City, nello Utah, fosse rimasto conquistato da Space War e che fosse riuscito, grazie al suo grande carisma, a coinvolgere anche altri studenti nella creazione di rudimentali videogiochi.
Nel frattempo, per racimolare un po' di quattrini, sembrava che si fosse anche messo a lavorare come tecnico per aggiustare dei jukebox e dei flip in alcuni parchi giochi e in alcuni bar. Così si dice che entrò a contatto con i primi rudimenti di questo business e anche con alcuni dei nomi, dei marchi più importanti. Ma pare anche che realizzò subito quale fosse la cosa più importante. Lui si rese conto che la cosa più importante era capire come attirare i giocatori. Nel 1971 Nolan Bushnell riuscì a stringere un accordo con la Nutting Associates, un'azienda specializzata proprio nella creazione di apparecchiature per sale giochi, in modo tale da dar vita alla produzione su larga scala del suo primo videogioco chiamato Computer Space. Proprio per catturare l'attenzione e per attirare i giocatori, Nolan Bushnell decise di inserire il videogioco in un grande cabinato di vetroresina dal look molto futuristico e fantascientifico decisamente appariscente. Come videogioco Computer Space si rifaceva proprio a Space War, ma l'intenzione di Bushnell non era quella di renderlo l'ennesimo gingillo elettronico disponibile soltanto per quei mega calcolatori che si trovavano negli istituti di ricerca. Il suo obiettivo era quello di farlo giocare a più persone possibili e l'idea era di distribuirlo nei luoghi frequentati dalla gente comune, come ad esempio i parchi divertimento e i bar. E per fare una partita a Computer Space la gente non avrebbe dovuto spendere molti soldi, proprio come se fosse un flipper sarebbe bastato introdurre una monetina nel cabinato per iniziare subito a giocare. Per un progetto di questo tipo ovviamente non era possibile utilizzare un calcolatore costosissimo come il PDP-1, quello su cui girava Space War per intendersi. E così molte fonti riportano che Bushnell decise di costruirsi da solo un piccolo computer insieme all'amico Ted Dabney utilizzando dei materiali presi in prestito dalla Ampex Corporation, un'azienda per la quale sia lo stesso Bushnell che lo stesso Dabney lavoravano all'epoca come dipendenti. Finito il prototipo, come già detto, Nolan Bushnell trovò un partner commerciale nella Nutting Associates che prese l'incarico di produrre circa 1500 esemplari di Computer Space che vennero messi in commercio nel novembre del 1971. Purtroppo però, nonostante l'entusiasmo iniziale, sembra che le cose non andarono proprio per il verso giusto e che Computer Space si rivelò una sorta di flop commerciale. Nolan Bushnell inizialmente incolpò la Nutting di non aver speso ulteriore fondi e di non aver prestato molta attenzione alla promozione del cabinato di Computer Space, ma pare anche che si rese conto di aver fatto un piccolo errore. All'epoca i videogame infatti erano ancora una novità ed anche i gestori dei bar e delle sale giochi non erano certi di come le persone avrebbero reagito di fronte ad un cabinato che era sì affascinante ma che allo stesso tempo sembrava anche un po' macchinoso, difficile, con diversi tasti da premere. Ricordiamoci che all'epoca bene o male le persone erano abituati con i flipper che avevano soltanto un paio di tasti. Non era affatto immediato e persino le istruzioni che spiegavano le regole e le modalità di gioco, a detta di molti, erano troppo lunghe e quindi di certo non invogliavano ad avvicinarsi chi per fare una partita aveva magari poco tempo a disposizione. Ma nonostante il primo passo falso, Bushnell era comunque convinto di voler continuare la sua strada in questo settore e si convinse che per poter avere successo doveva cercare di mettersi in proprio. Così, insieme al collega Ted Dabney, fondò una piccola società chiamata Syzygy, che però ben presto dovette cambiare nome perché a quanto pare esisteva già una realtà con lo stesso nome. E quindi il 27 giugno del 1972 nacque a Sunnyvale, in California, un'azienda destinata a lasciare il segno, la Atari Incorporated. È interessante notare come, secondo Bushnell, l'Atari non fosse solo un modo per fare quattrini, ma anche un modo per rivoluzionare il modo in cui si gestiva un'azienda. In diverse interviste, infatti, racconta che negli anni 70 si stava entrando nell'era dell'acquario e quindi la Atari in qualche modo
avrebbe dovuto rappresentare una novità, un'azienda in cui si lasciava grande libertà ai propri dipendenti. Chi avrebbe lavorato in Atari sarebbe stato infatti libero da orari, libero da imposizioni, libero da vertici troppo pressanti. Insomma, in Atari in qualunque modo ci si doveva sentire un po' come a casa. Prima di chiudere è opportuno fare un'ulteriore precisazione. Possiamo quindi considerare Computer Space come il primo vero coin-op, il primo cabinato della storia? Sembrerebbe effettivamente di sì, sebbene pare che sia una questione di poche settimane. Infatti la maggior parte delle fonti che ho consultato sono concordi nel dire che Computer Space, prima di entrare in produzione e di essere commercializzato nel novembre del 1971, fosse stato testato nell'agosto dello stesso anno presso il Dutch Goose, un pub in California che tra l'altro esiste ancora e che sul proprio sito, che trovate linkato in descrizione, cita proprio l'aver fatto da apripista per i primi giochi Atari. È invece nel mese successivo, nel settembre del 71, che il cabinato di Galaxy Game, un altro gioco sulla falsariga di Space War creato da Bill Pitts, fu installato nell'Università di Stanford in California. Siamo arrivati al termine anche di questo episodio. Vi anticipo che nella prossima puntata resteremo sempre nei primi anni 70, ma scopriremo come a un certo punto si passerà dalla preistoria alla storia vera e propria dei videogiochi. Grazie nuovamente per l'attenzione e spero di vedervi anche alla prossima. Ciao!